Facciamo degli esempi banali. Il soggetto è in ipnosi e sta raccontando come mai la sedia del giardino gli si è bruciata e sta ricordando come mai, quando si è svegliata quella notte, ha sognato una colluttazione con dei militari strani, e questa colluttazione poi insomma, alla mattina, quando si è svegliata, il cuscino era completamente fuso. La mamma fa: cosa hai fatto? Ha bruciato il cuscino. Ma io veramente non fumo di notte nemmeno, quindi. Allora facciamo un'ipnosi. Questa ragazza si era lamentata perché mi aveva telefonato durante la notte, questo sogno gli aveva fatto venire un dolore al ginocchio dove c'era una crosticina di sangue, solo che durante la notte in effetti aveva sognato che questo strano militare l'aveva preso in braccio questa ragazza e se la stava portando fuori, e c'è questa strana colluttazione. A un certo punto questi militari nel sogno scappano e lasciano la ragazza a terra, ma gli fanno prendere una botta col ginocchio sullo stipite della porta. Ora, la mattina, sullo stipite della porta c'è anche una striscia di sangue che doveva essere quella del ginocchio della ragazza durante la notte. Facciamo un'ipnosi per ricostruire, l'ipnosi profonda. Entrano questi esseri che non sono militari, si ferma il tempo, si blocca tutto, c'è tutta una tecnica lì che ora non andiamo al sodo. Entrano questi tre che non sono militari ma sono alieni, si vede proprio nella descrizione del sogno. Due rimangono indietro, uno prende la ragazza, se la carica sulle spalle e tentano di uscire. La ragazza cerca di in qualche modo ribellarsi e dà effettivamente una botta col ginocchio sullo stipite della porta. A questo punto la parte animica si stacca, esce e prendono fuoco i due alieni che stanno dietro, i quali prendono fuoco nel vero senso della parola, cercano di speggersi uscendo. E io, mentre la parte animica descrive questa cosa, gli dico: chi è che sta dando fuoco a questi due? Sono io. E come mai non dai fuoco anche al terzo alieno, quello che tiene il tuo contenitore? E il mio contenitore mi serve ancora, mica posso bruciarlo. Risponde così. Alla mattina lei non si ricorda più niente. Passa una settimana e io vado subito con l'ipnosi la settimana dopo, dove era successo l'episodio della sedia. Lei stava studiando in giardino, si sta laureando in psicologia, tra parentesi, questa ragazza, a giugno, a Firenze, e stava studiando. A un certo punto sente bisogno di alzarsi, si alza dalla sedia, si gira, la madre presente, e la sedia, come se fosse stata colpita da una spada laser, fusa in due. La mamma rimane così, la figlia lo stesso, non capiscono cosa succede. Io riporto il soggetto ad un momento cosa succede in quel momento? In quel momento la parte animica descrive la scena, cioè l'inconscio. Stava per rientrare il Lux che questa ragazza aveva cacciato già da diversi mesi, tentava di rientrare. La parte animica si è rotta le balle, ha fulminato il Lux e anche la sedia, ma ha fatto in modo che il corpo del soggetto si alzasse per evitare di creare dei danni. E noi abbiamo questa bella sedia divisa in due in un secondo. Questo è quello che succede. Le facoltà paranormali a 1000 vanno, perché in questo discorso c'è un discorso fondamentale, che la parte della coscienza, dell'anima, anima è fatta di coscienza, di energia e di spazio, la parte della coscienza è una parte molto forte, molto grande, è un asse lungo, tanta coscienza. Quando questa coscienza viene tirata fuori, viene presa, la coscienza è Dio, è la parte reale dell'universo. La coscienza fa i miracoli, la coscienza crea la parte virtuale dell'universo, cioè lo spazio, il tempo e l'energia. La coscienza è reale, immutabile, sempre così, indescrivibile come algoritmo matematico, quindi lobo destro. Il resto è parte virtuale, cioè modificabile, indescrivibile con i meccanismi matematici della Margherita Hack. Bene, ma chi è che crea la virtualità? La virtualità, cioè l'immagine olografica del nostro universo, lo crea Dio, la coscienza. Perché? Perché la genesi dell'universo è fatta in questo modo. Un bel giorno Dio si sveglia e dice: oh, ci sono, ho acquisito coscienza di me. Ma come sono fatto? Boh, non lo so. Devo acquisire conoscenza di me. Per fare così dovrei avere uno specchio, così mi posso specchiare. Ed ecco che faccio l'universo a mia immagine speculare. E creo lo spazio, il tempo e l'energia, che sono l'immagine matematica speculare del vettore coscienza. A questo punto chi ha coscienza può fare i miracoli, perché è lui Dio. E la differenza sostanziale è che qualcuno ci insegna sempre che
fuori di noi. In realtà pezzo di Dio siamo dentro, in qualche modo. Questa è una posizione di coscienza a cui nessuno aveva pensato, ma questa è la parte animica. Alla fine del percorso l'addotto si trova che è un altro, si trova ad avere coscienza di sé, si trova a sapere che è parte di tutto, si trova a sapere che non ci sono più io, te, lui, noi, ma è tutt'uno insieme, cioè ha acquisito una coscienza che l'alieno non potrà mai avere. L'alieno ha la tecnologia, ma che cos'è l'evoluzione? Chi è più evoluto, un alieno o un uomo? Il più evoluto è l'uomo, perché lui ha coscienza, l'alieno ha gli algoritmi matematici delle astronavi. Chi se ne frega delle astronavi? Te con la tua coscienza puoi andare dove vuoi solo con la volontà della tua mente. Questo è il risultato finale. Noi si pensa che la tecnologia sia il futuro. No, è la posizione della coscienza che è il futuro. Questa è una cosa che noi ci siamo resi conto in questo percorso, studiando l'alieno. E poi buttiamo tutto su di noi e scopriamo che l'uomo è molto meglio dell'alieno. L'alieno ha bisogno dell'uomo, l'uomo non ha bisogno dell'alieno. L'alieno ha paura di morire. L'uomo che è anima, no, perché sa dentro di sé che non si spegne morendo il corpo, ma c'è tutto il resto dietro. Tutto il resto dietro. Poi lavorando in questo campo si sono scoperte delle cose molto strane, no? Quando noi, la procedura era, facciamo ricordare al soggetto tutte le sue adduzioni passate, perché così acquisisce coscienza, secondo punto, di quanto gli alieni ti fanno girare le palle. È fondamentale che il soggetto si incazzi, perché l'incazzatura è quella forza che poi porta la parte animica a dare un calcio di culo all'alieno. È fondamentale. Allora, un bel giorno, nell'andare indietro, siamo andati un po' troppo indietro. Facciamo un esempio di quel giorno. Quel giorno, ragazza commercialista di massa Carrara, 27 anni aveva allora, la prima volta che hai visto quegli esseri. Raccontami di quella prima volta che hai visto quegli esseri. Quegli esseri, non dico i marziani. Lei li chiama loro e io gli dico loro. E lei parte la scena e lei dice: sono distesa su un tavolo. Ah, chi c'è con te? Ci sono quelli piccoli. Ah, e poi ci sono anche degli indiani. Degli indiani? E cosa ci fanno gli indiani lì dentro? Come fai a sapere che sono indiani lì dentro? Come? Non lo vedi? Sono vestiti da indiani. Perché il soggetto crede sempre che io veda quello che vede lei. E a un certo punto, quanti anni hai? 5 anni e mezzo. Io dico, qui c'è qualcosa che non torna. Gli ho chiesto di andare molto più indietro di 5 anni e mezzo, perché volevo fare quella che noi chiamiamo l'ipnosi prenatale, cioè quando ti sei nel grembo della mamma e dici: gli alieni sono fuori e mi stanno programmando. Cosa stanno facendo? Mi stanno mettendo un cavo nell'occhio, così la memoria passa e tutto il discorso per va. Sono andato, 5 anni e mezzo, no? Però pazienza, andiamo avanti con l'ipnosi. Come ti chiami? E a questo punto le cose cambiano. Come ti chiami? Shokataya. Allora io in quel momento, per fortuna, avevo letto un libro in inglese di una giornalista americana che si è interessata di questi casi negli Stati Uniti, e dove ci mette il disegno di un addotto con degli indiani dentro dei cilindri di vetro. Gli chiedo: dove sono questi indiani? Stanno dentro dei cilindri di vetro. Capisco che è la stessa situazione raccontatami dell'americana, Linda Moltonaro, americana. Ecco, un libro che non è mai stato tradotto in italiano, quindi nessuno lo poteva aver letto. Ce n'è una copia sola in Italia che ce l'ha Paolo Aio e una fotocopia che ho io, basta. Allora, come ti chiami? Shokataya. Quanti anni hai? 5 anni e mezzo. Di che tribù sei? Gli chiedo. E lei mi parte: sono della tribù dei Sentì. Poi ho controllato, esiste una tribù dei Santee, che è una sottotribù dei Dakota. E allora avevo capito una cosa fondamentale. La prima volta che li hai visti, lei sta raccontando di un'adozione che voi potreste pensare e collocare, erroneamente, ve lo dico subito perché, in una vita passata. Perché? Perché la coscienza della parte animica è una coscienza che ha già vissuto questi tipi di esperienze in passato. E allora ci eravamo resi conto che c'erano queste vite passate,
Chi ci pensa? Figurati se stava a pensare alle vite passate, di Brian Weiss, mi sembrava un coglione, psichiatra americano che studia con l'ipnosi regressiva le vite passate, lavora su questo figurati. Io faccio il chimico, Brian Weiss, oh, come ci sono trovato fino a qui, nel mezzo, quindi ho dovuto prendere atto di questa cosa. Allora si è studiato questo problema e si è capito una cosa fondamentale, che so che a voi è difficilissimo, ora io ve lo dico in 4 secondi, però ci torneremo magari un giorno in una conferenza più complicata. Non esistono le vite passate,